Ciao, ciao a tutti. Oggi abbiamo con noi Tiziana, che Buonasera, è una designer, 31 anni. Ciao Tiziana, buonasera. felice di averti qui con noi a raccontare la tua storia, anche se insomma queste vicende sono sempre ovviamente dolorose, però insomma hanno tantissimo da insegnarci, quindi io ti ringrazio in partenza moltissimo. E come dicevi giustamente, è una cosa che fai anche così, per essere di utilità, aprire gli occhi magari a tante altre donne, ma anche uomini che possono vivere queste situazioni. Assolutamente sì. E Se magari posso. ecco, sì, se vuoi raccontarci così brevemente di te qualcosa, di quello che puoi dire, anche della tua personalità, di come ti vedi. Ma io sono una persona che ha fatto un percorso di crescita negli ultimi anni, per cui ancora definirmi non sono in grado di farlo, tant'è vero che sono tuttora in terapia. E sicuramente sono andata a scavare, anche devo dire la sincera verità, grazie alla mia esperienza con questa persona, un po' quelle che erano le cose che andavano migliorate della mia personalità, perché comunque è uscito fuori che un minimo di dipendenza affettiva comunque faceva parte della mia persona. Ho un passato abbastanza burrascoso, nel senso che le mie esperienze sono state decisive per probabilmente arrivare a questo tipo di relazione. E diciamo che mi sono sempre data da fare per cercare di essere una brava persona, questo sicuramente sì. E infatti forse mi dispiace più di ogni altra cosa per questo motivo di essere insomma finita in una relazione così tossica perché effettivamente non se lo merita nessuno, però in particolar modo credo di non essermelo meritato io. Sì, beh, sicuramente anche perché immagino che ci avrai messo te stessa e insomma, se poi sei in questo stato d'animo di sofferenza, chiaramente ci sono stati sentimenti, c'è stato amore da parte tua. Assolutamente sì. Allora, ci tengo a precisare che io non sono più nella fase di sofferenza cronica, diciamo, che è caratteristica di quando finisce una relazione di questo tipo. In realtà sono più su una strada verso la guarigione, ancora in dissonanza cognitiva per tanti aspetti che proprio io non riesco a capire perché non fanno parte della mia persona, in quanto mi ritengo comunque una persona genuina da tanti punti di vista, sicuramente con i difetti come tutti quanti, immagino, però diciamo, dal punto di vista dell'autenticità ho cercato sempre di non mancare in questo senso. E quindi scoprire che ci si possano essere personalità così disturbate e così danneggianti per me ancora è difficile da accettare nel mio mondo, parlo per me. Quindi, soprattutto quando ci si confronta con l'idea che la persona comunque che si è amato sinceramente, perché io credo di aver amato sinceramente questa persona, non rispecchia minimamente l'idea che in realtà mi ero fatta di lui. Quella è fare i conti con una realtà che non è facile da mandare giù. Quindi comunque ci si interroga spesso sul come mai possa essere andata a finire proprio così dal principio. Cioè tante volte la domanda che mi viene da fare è come ho fatto a non accorgermene, come ho fatto a permetterglielo, un sacco di come ho fatto, insomma. Eh sì. E senti, quindi come hai incontrato questo uomo e com'è anche questo uomo? Descriviamo anche un po' lui, quanto tempo ci sei stata insieme, insomma, come Allora, sono andate le cose. io sono stata con lui 4 anni, ovviamente non continuativi, ma questo lo sappiamo. Sì. Ehm, il primo anno è stato di conoscenza
prima della pandemia e ci siamo lasciati proprio un paio di giorni prima che scattasse il lockdown e quindi per tutta la durata del lockdown non ci siamo sentiti e lui è ricicciato fuori proprio dopo il lockdown, con la promessa di, insomma, stare insieme per tutta la vita. Ma facendo un passo indietro, io l'ho conosciuto in ambito lavorativo perché abbiamo tanti colleghi, amici in comune. Io conoscevo addirittura la sua ex e mi è sempre stato nominato come una persona dal carattere difficile, ma che tutto sommato un ragazzo brillante. E su questo io non ho niente da dire, nel senso che comunque sinceramente non mi trovo tanto d'accordo con chi dice che queste figure patologiche comunque si plasmano completamente sulla figura della persona che hanno di fronte, perché io credo che comunque dei tratti importanti della sua personalità fossero autentici, tant'è vero che forse è proprio di quelli che mi sono innamorata, perché comunque ragazzo attivo, brillante, intelligente, con una spiccata, diciamo, dedizione per il lavoro, in modo sano, non in modo patologico. Anche e soprattutto, come spesso accade in questi casi, un bravo oratore e sicuramente un seduttore nato, su questo non ci possiamo fare niente. Con le donne non posso dire che non ci sappia fare. Io in quel momento avevo una relazione con un ragazzo, col quale convivevo, una relazione normale che però in quel periodo mi stava un po' stretta perché non c'era più amore, non c'era più sentimento da parte di entrambi e quindi diciamo che era nella fase di chiusura. E, desideravo, siccome era un ragazzo col quale comunque ero cresciuta insieme dall'università, desideravo un uomo un po' più grande, un po' più intraprendente e l'universo mi ha fatto incontrare diciamo il mio ex narcisista. E, da lì mi si è presentata la possibilità di intraprendere una relazione con un uomo più grande che appunto mi facesse vivere quelle sensazioni che in una relazione, nella mia relazione precedente non vivevo più e non mi è sembrato vero, per cui ci sono entrata praticamente con tutte le scarpe. E sin da subito ho iniziato ad avere problemi comunque perché io ho fatto difficoltà comunque a uscire da una relazione così importante, così stabile, così lunga, nella quale comunque i nostri genitori si conoscevano, insomma tutta una serie di cose, addirittura avevamo comprato l'auto insieme per entrare in una nuova relazione. Quindi nel primo periodo io comunque ero molto titubante, andavo coi piedi di piombo, nonostante fossi emotivamente molto coinvolta, in realtà c'era una parte di me che in un certo senso quasi si vergognava di intraprendere subito questo nuovo percorso, anche se volevo farlo effettivamente. E già lì avrei dovuto avere qualche dubbio perché quando io manifestavo queste titubanze, lui mi puniva col silenzio, mi, mi diceva che non tenevo a lui, che chissà che scenario si era immaginato nella testa, pensando che probabilmente l'avrei lasciato per tornare con il mio precedente ragazzo. E quindi già lì abbiamo iniziato ad avere qualche divergenza. Io capirai, cioè, avevo trovato l'amore della mia vita e quindi stavo lì a coccolarmelo, a cercare di tranquillizzarlo, perché poi in tutto questo
io mi sono fatta un'idea della personalità di quest'uomo, ma penso che ci sia una comorbidità tra il narcisista e il borderline, perché lui comunque aveva questi scatti di emozioni enormi, proprio palpitazioni, di tremore della voce, eccetera, eccetera, nel dirmi quanto tenesse a me e quanto stesse soffrendo per il fatto che non lo consideravo come secondo lui meritava, e dall'altra parte punizioni pesantissime, cioè anche giornate intere di silenzio, sparizioni, ma questo nelle primissime battute della relazione anche, tolto tutto il primo mesetto di love bombing terrificante dove ovviamente si sono dette cose assurde, tipo il destino ci ha uniti, eccetera, eccetera. Cose che non sto a ripetere, insomma. Quindi un rapporto insomma molto pesante o opprimente a un certo punto perlomeno. Sì, sì, lui era diventato quasi uno stalker in quel caso, perché appunto per tutelare anche quella che era la mia situazione familiare, che comunque si vedeva andare via una persona dalla propria vita, che era appunto il mio ex, non era il caso di inserire subito un'altra figura, quindi volevo fare le cose con calma. Sì. Siccome io faccio uno sport a livello agonistico e faccio delle competizioni, quando andavo in competizione, appunto andavo in gara, non volevo che lui venisse perché banalmente si sarebbero incontrati con i miei genitori e non avevo voglia di fare questa cosa. E lui questa cosa non l'accettava, mi diceva che si sarebbe messo in un angoletto, che non avrebbe dato fastidio a nessuno, fino a che una sera praticamente mi disse che aveva cercato su Google tutti gli eventi in programmazione del mio sport e che aveva capito dove era la mia gara. E io gli dissi: guarda, aspetta, perché io non ti ci voglio comunque, è inutile che fai così. Quindi Ma sì, questa era la fase, Tiziana, del love bombing, diciamo, la fase iniziale? sì, 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 Sì. dove infatti ovviamente a me lusingò questa cosa, invece di essere adesso se qualcuno dovesse fare una cosa del genere mi spaventerei forse. Sì, infatti. Col senno di poi posso dire che non era tanto Sì. sana come cosa. Lì per lì invece che ero molto più giovane e comunque uscivo da una situazione appunto che non mi soddisfaceva più, per me era qualcosa di eccezionale, un uomo che si prendesse così tanto la briga di essere, lo metto qui per inciso, non è mai più venuto a nessuna delle mie gare, Ah. nei 4 anni successivi proprio non gliene è potuto fregare niente di meno delle mie gare. Ah, ecco, perché questo è anche significativo, quindi a quel punto lui era proprio, come dire, scientemente, forse voleva conquistarti con quel modo lì di colpirti. Con le attenzioni, sì, assolutamente. Aveva capito che io avevo fame di attenzione e di essere considerata, che è un punto su cui io tuttora sto lavorando, perché tante volte, magari anche in passato, persone che per un qualsiasi motivo, faccio un esempio banale, mi annullavano un appuntamento all'ultimo minuto perché magari avevano avuto un imprevisto, io lo associavo immediatamente al fatto che potesse essere qualcosa che non andava in me e quindi lui questa cosa, siccome hanno le antenne, queste personalità, l'ha captata immediatamente, ha capito subito che io comunque avevo bisogno di questa cosa, tant'è vero che in una circostanza in cui mi rifece questo caldo freddo, ma veramente stiamo parlando delle primissime settimane, quindi al massimo un mese, io gli dissi: guarda, a me così non sta bene, perché poi io ho un po' l'atteggiamento da prima donna, devo essere sincera, almeno lo avevo prima di conoscerlo. E guarda, così a me non sta bene che tu vai, entri, esci, mi scrivi, poi sparisci, quindi per me ciao.
E lui mi invitò a cena quella sera e mi disse: No, guarda, ne parliamo a cena, ti preparo la cena di qua e di là. Ovviamente fu il primo momento di intimità tra di noi e quella sera lui mi avvolse tra le coperte e mi disse: Ora mi prenderò cura io di te. Quindi lui comunque ha fatto proprio leva su una cosa che in quel momento era importante per me, ma si è poi rivelato una persona comunque che alternava momenti di depressione a rabbia, spesso passiva-aggressiva perché appunto si metteva nel silenzio e tutto, diciamo, tutto l'anno prima del Covid, quindi di frequentazione, iniziò anche a fare mirroring in maniera pesante, cioè tutto ciò che aveva, tra virgolette, nella sua mente subito all'inizio, dove io appunto non mi sentivo ancora in relazione con lui perché uscivo da una relazione molto più importante, non sentivo neanche l'esigenza di dire che stavamo insieme. Quindi magari quando uscivamo con gli amici, eccetera, eccetera, io non è che mi presentavo come la ragazza, mi presentavo come una persona con cui ci stavamo frequentando, insomma. E lui questa cosa l'ha segnata, questo è un classico di questa persona, l'ha segnata, l'ha messa nel cassetto e l'ha ritirata fuori subito alla prima occasione utile. Tant'è vero che poi la frittata si è completamente ribaltata. Quando io ho iniziato dopo i primi mesi a vedere che ci tenevo a lui, che insomma che le cose, poi ci tenevo a lui soprattutto perché lui comunque tirava sempre di più la coperta e quindi un po' avevo questa preoccupazione che lui mi sfuggisse, mi scappasse da sotto e cercavo sempre di accontentarlo sempre di più. Fin tanto che ha iniziato a dirmi che non mi dovevo aspettare niente, che io e lui non stavamo insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il, diciamo, il manuale da persona patologica, mi viene da dire, perché appunto se non stiamo insieme, non stiamo insieme, non è Sì, sì. che dopo 10 mesi continuiamo a dirci che non stiamo insieme. Io la cosa che ci tengo sinceramente a dire è che, soprattutto dopo un buon numero di mesi di frequentazione con una persona, dove oltretutto, questo non l'ho specificato prima, lui si dichiarò quasi immediatamente, diciamo, dopo un mesetto di frequentazione, visto che mi sentiva sfuggente, ha sentito l'esigenza di dirmi che mi amava e io non ho ricambiato immediatamente perché ero confusa a livello emotivo. Per cui gli ho detto, anche io mi sto innamorando. E su lui, su questo ho proprio fatto una pressione tipo goccia cinese, fin tanto che un giorno non l'ho detto anch'io, ma lo pensavo a quel punto. Effettivamente mi ero iniziata ad appassionare anche a quello che facevamo insieme, perché poi in realtà nei momenti buoni io e lui passavamo dei momenti felici effettivamente, dove la parte intima funzionava benissimo, cosa che invece per esempio non avevo nella mia precedente relazione, quindi questo è stato sicuramente un motivo di permanenza nella relazione. E in più a livello intellettuale eravamo molto affini, ci piacevano le stesse cose, ridevamo per le stesse cose e io credo che lui in questo mi abbia mostrato un volto sincero, quindi in quei momenti stavamo veramente bene. Il problema era che bastava un niente che io dicessi o facessi per innescare in lui tutta una serie di pensieri che non venivano elaborati immediatamente con me, ma in un secondo momento, eventualmente, dopo silenzi, dopo punizioni varie di vario genere, che finivano con frecciatine, inizialmente frecciatine, piccole provocazioni, motivi di litigio insensati, che poi alla fine io, siccome sono una che poi deve mettere tutti i puntini sulle i,
andavo lì, mi armavo di pazienza, e cercavo di tirare fuori con le pinze le parole da questa persona che alla fine diceva delle cose di una cattiveria indicibile, proprio che io non augurerei a nessuno. Quindi quello che poi un po' mi ha iniziato a... Adesso però lo dico perché fin tanto che ero nella relazione non lo riuscivo a capire, è che quando frequenti una persona di cui sei innamorato e il quale tra l'altro dice a sua volta di amarti, ma tu ti senti quasi la necessità di doverti difendere da questa persona, qualcosa non sta funzionando. Non sei in una situazione di comfort e non te ne accorgi perché ti aggrappi, e lo dico proprio per esperienza personale, a quei 10 minuti, 5 minuti, 2 ore, una giornata che hai passato benissimo, bellissima. La tua mente in quel momento ragiona pensando al fatto che non è possibile che la persona che tu hai visto in quella situazione possa essere anche così cattiva. Quindi è probabile che sia un po' nervoso e che sfoghi la rabbia in questo modo dicendo cose che non pensa. Ma quando ti viene a dire cose veramente che io non sto a dire qui perché sarebbero troppo specifiche, che veramente minano la tua autostima, ma anche il tuo valore in quanto persona, non tanto in quanto donna o in quanto compagna, ma proprio come persona, come essere umano che vive sulla terra. Lì c'è qualcosa proprio che non funziona. E questa cosa, io ovviamente ho iniziato a fargliela notare e i litigi sono diventati sempre di più e alla fine lui ha voluto rompere. Qual è il problema? È che in quel momento io non avevo una lucidità tale da poter affrontare questo meccanismo che si era andato a innescare. Avevo iniziato una terapia perché era stato lui a invitarmi a farlo, ovviamente lui non la faceva invece, perché mi diceva che non ragionavo tanto bene, che ero un po' fuori equilibrio, instabile. Ecco, la parola che mi diceva spesso era sei instabile. Ed effettivamente io manifestavo poi delle reazioni instabili di fronte a queste cose. Mi ha portato alla pazzia in tante circostanze perché poi diceva una cosa e il giorno dopo gliela riproponevi e ti diceva "Ah, no, io non l'ho mai detto", quindi mh, tutta una serie di giochetti che per me, che era la prima volta, mi sono sembrati proprio, sono uscita danneggiatissima e ho pensato di non valere niente, perché poi la sua parola in quel momento era tutto per me. Se una persona che io percepivo con quel valore ehm, mi trattava male, forse in un certo senso me lo meritavo, perché poi lui ha fatto, diciamo, in concomitanza con questa situazione, diciamo, il mio primo ex, quello di cui stavamo parlando prima, ha avuto la bella idea di fidanzarsi con la mia migliore amica. Quindi questa situazione a me ha creato ulteriore dolore e la persona con cui stavo ha pensato bene di utilizzare questa informazione che aveva contro di me. Io non ho mai percepito in nessun momento della relazione una reale vicinanza. Ehm, non proprio completamente insensibile alle mie necessità. Nonostante lui invece avesse spesso delle crisi, dei momenti di down importanti in cui un giorno era il padre, un giorno era il migliore amico, e il giorno dopo lui aveva una figlia, ha una figlia che non vedeva mai
perché appunto era in causa con la madre di questa bambina e riuscivano a frequentarsi poco, ma il motivo per cui a sua detta non riuscivano era il fatto che lui si sentiva il terzo incomodo perché questa donna si era nel frattempo riaccompagnata da un'altra persona. Insomma, ce n'aveva sempre una per dire che lui era il povero me, in un certo senso. Quindi io che sono empatica andavo lì e cercavo di sviscerare la questione, cercare di capire che cosa potesse essergli di aiuto, che cosa potevo fare per renderlo più felice. In tante circostanze magari gli facevo delle sorprese, dei regali mai apprezzate, anzi spesso quando facevo i regali mi rispondeva che lui vedeva i regali come una forma di coercizione, un po' come se poi lui era in dovere di dover ricambiare o affettivamente o materialmente comunque a quella cosa. E nel corso di questo anno ci sono stati scarti durati pochi giorni che poi con lui, lui diciamo ha avuto vita facile con me perché io lo rincorrevo comunque quando mi scartava. L'unica volta in cui non l'ho fatto, infatti, è tornato con mille pensierini, con una lettera, insomma, si è dato da fare per cercare di attirare nuovamente la mia attenzione fino allo scarto definitivo che mi ha, appunto, che citavo prima, poco prima del lockdown. Io credo che se non ci fosse stato il Covid, probabilmente questa cosa si sarebbe interrotta lì. Invece lui probabilmente chiuso in casa senza poter accedere a nessun'altra vittima per 2 mesi, quando hanno aperto i cancelli, diciamo, e ci hanno liberati finalmente dal lockdown, è tornato, ma è tornato in pompa magna, nel senso che comunque io l'ho rifiutato parecchio, sono stata più di una settimana. Questa cosa ci tengo a raccontarla perché fa ridere. Io avevo una passione per Il Piccolo Principe, ce l'ho tuttora e glielo feci leggere perché lui non l'aveva letto, gli avevo fatto vedere anche il cartone animato che hanno pubblicato recentemente, qualche anno fa, e lui si è mostrato emozionato, insomma qualcosa ci legava nel Piccolo Principe e mi mandò una cosa tipo 20 pagine di fotografie del libro, così, dopo 2 mesi che non ci sentivamo, tutte sul passaggio della volpe che parla col piccolo principe, che è per me un passaggio molto importante, per cercare insomma un po' di fare leva su questa cosa. E io, siccome avevo recuperato un minimo di lucidità, gli risposi con altrettante foto, ma del libretto delle istruzioni del telecomando, perché per dargli praticamente il messaggio non mi cercare più perché non mi interessa. È E originale. sì, poi in realtà ho avuto delle forti crisi di pianto. Io poi quando lui mi lasciò ho avuto un periodo buio, molto buio, poco prima che iniziasse il lockdown. Tra l'altro ho cercato e ho pensato anche di farmi del male perché proprio per me era inaccettabile il fatto che lui mi avesse lasciato senza una spiegazione logica. Questo lo dico perché comunque troppo spesso ascolto o leggo di persone che se la prendono soltanto con la persona con cui hanno avuto una relazione, ma poco, o veramente quasi mai ci si guarda dentro realmente. Arrivare ad avere certi tipi di reazione di fronte alla rottura con una persona, vuol dire che non solo ci sta una componente irrisolta dentro noi stessi,
ma c'è anche comunque una tossicità proprio all'interno della relazione, perché una relazione sana, quando finisce, non ti fa stare così male, ti fa stare male, assolutamente sì, però ti dà tutta la possibilità e il tempo di elaborare la cosa in modo tale che appunto la elabori. Con un narcisista questo non avviene perché appunto ti lasciano così, senza un motivo, dall'oggi al domani o comunque dopo una serie di avvenimenti in cui praticamente ti trattano come un cencio e quindi tu non ti sai dare una spiegazione. Quando hai quel tipo di dolore viscerale che ti fa pensare anche addirittura di toglierti la vita, vuol dire che quella persona non va bene, non fa per te. Ma io questo purtroppo l'ho capito dopo. Quindi ho cercato di difendermi da questo riaggancio il più che ho potuto. Lui ha insistito, poi mi sono trovata perché poi da quel punto ho iniziato a bloccarlo, mi sono trovata tante telefonate con un numero privato sul cellulare, io non gli rispondevo, fin tanto che un giorno è riuscito a raggiungermi con un SMS dove mi chiedeva come stavo e se potevamo parlare al telefono. Io a quel punto ho ceduto, se non altro perché si è comportato in maniera civile, di fronte a quel tipo di azione, più, sicuramente più sana, ho voluto dare la possibilità di ascoltarlo. E da lì purtroppo le cose sono andate ancora peggio perché lui con questa fame insomma, di interazione sociale che gli era mancata durante il periodo del lockdown, mi ha riagganciata con la promessa di andare a vivere insieme. E, cosa che poi effettivamente abbiamo fatto perché vedendo che questo, diciamo, love bombing successivo è durato tantissimo, veramente forse 6 mesi, dove lui si è veramente comportato bene, bene, bene. Quindi io ci ho creduto quando ho iniziato a vedere che lui faceva sul serio. Quindi ha iniziato a farmi frequentare i suoi amici, mi trattava come la donna ufficiale, insomma la compagna ufficiale, mi ha presentato la figlia è diventata una persona con la quale, diciamo, con la quale io interagivo, ero presente, siamo andati a vivere insieme, abbiamo comprato dei mobili insieme, quindi comunque cioè, abbiamo praticamente rifatto la cucina dell'appartamento insieme, avevamo un contratto, mi sono sentita più tranquilla rispetto alla situazione di prima e quindi ho detto, vabbè, forse qualcosa è andato storto prima, ma può migliorare adesso. E, io forse qui ho peccato anzi sicuramente ho peccato di fretta di sapere. Quindi non so se ho sbagliato, se ho fatto bene, non lo so. Fatto sta che quando, diciamo, ho visto che le cose si erano tranquillizzate, ho voluto affrontare il tema, dei figli con lui, perché comunque volevo capire di che cosa, diciamo, a cosa andavo incontro. E lui ha iniziato con, boh, non lo so, io non lo so se me la sento, forse tra 4 o 5 anni, adesso no, ma adesso perché stiamo parlando di questa cosa, siamo appena andati a vivere insieme. Ed effettivamente lui comunque motivava le sue argomentazioni con cose effettivamente valide, andava a prendere proprio quella cosa su cui io sicuramente sbagliavo e l'accentuava all'ennesima potenza. Quindi invece magari in un'altra relazione, magari un'altra persona diceva, guarda Sere, siamo andati a vivere insieme da poco, mi farebbe piacere riaffrontare questo argomento, ma più avanti, cioè in un'ottica di futuro insieme. Lui invece in realtà non l'ha mai fatto questo tipo di ragionamento, anzi faceva delle proiezioni molto lontane,
boh, forse, poi vediamo, poi ne riparliamo, ma non c'era niente di concreto a livello di costruzione di futuro insieme. E sapendo che invece con altrettanta facilità, perché questa figlia che lui ha avuto non è capitata, ma è stata voluta con questa persona dopo 4 mesi di frequentazione. Già questo mi doveva far capire che forse tanto bene non stava. Sì. Però insomma, io ho subito tantissimo il senso di competizione e ho tirato fuori quell'aspetto tossico che era in me, che mi faceva, appunto, mi faceva sentire non considerata, quello che dicevo all'inizio, no? Nella mia mente il ragionamento era: ma come quella dopo 4 mesi? Sì, a me addirittura mo mi stai dicendo tra 5 e 6 anni. Mo capisco che le cose non ti siano andate bene con questa persona, capisco il trauma, capisco tutto quello che ti pare, ma io sono un'altra persona. Insomma, se ti stai affacciando a vivere insieme e a considerarmi la donna della tua vita, mi auguro che possiamo affrontare questo tema senza litigare. Lui è Sì, diventato tra sempre... l'altro, voglio dire, è anche lecito per una giovane donna che comunque ha certi progetti, è Certo, anche bene che se una relazione importante c'è, che insomma sia costruttiva, si proietti verso il futuro, mi pare insomma più che lecito affrontare anche esatto, questo tema, esatto. anche perché poi voglio dire, tu sei giovane, però il tempo passa e chiaramente per una donna, se tu hai la propensione, tra l'altro, a questa bellissima cosa, Esperienza, sì. esperienza che adesso purtroppo sta diventando veramente qualcosa Di un di po' difficile. raro. Mm. È raro, sì, assolutamente. Allora, io devo essere sincera, i figli non li volevo. Quindi questa cosa non so se dipende tanto dal fatto, da una questione anagrafica, nel senso che non li volevo fin tanto che sono stata molto più giovane e poi invece si dice, no, allo scattare dei 30 anni cambia qualcosa a livello biologico. O se comunque lui un po' con questa, col fatto che me lo impediva, mi ha creato l'hype dentro per avere, ah sì, se tu me lo impedisci allora io lo voglio ancora di più. Eh sì. Questa cosa io non lo so, sono sincera, adesso che la mia relazione con lui è definitivamente chiusa, ho ancora questo desiderio, cioè anzi, se c'è qualcosa che veramente non gli perdono è il fatto di avermi fatto buttare un sacco di anni preziosissimi per costruire in realtà una relazione. Però su questo ci tengo anche a precisare che se in quel momento evidentemente la mia energia risuonava con la sua è perché questo incontro andava fatto per chiarire qualcosa dentro di me. Sì. E infatti, e Fai per bene, ecco, a forza, pensarla, assolutamente fai bene a pensarla così. no, sì, per forza. Come dicevo all'inizio, io ho fatto un percorso, io sono quasi grata a questa persona di essere entrata nella mia vita perché chi mi conosce da tanti anni e ritengo di avere al mio fianco persone veramente di valore, tra amici, familiari, eccetera, mi ha detto: noi ti abbiamo visto veramente distrutta, ma veramente distrutta da questa relazione, ma anche comunque rifiorire sempre meglio ogni volta, come se comunque ogni bastonata che prendevi poteva essere educativa per capire alcune cose che effettivamente tu hai migliorato. Devo essere sincera, io le miglioravo più per lui che per me in quel momento. Cioè, dicevo, se lui mi ha fatto notare questo, questo e quest'altro, perché come dicevo prima, lui mi faceva notare delle cose reali su di me, non erano inventate. Cioè, se lui faceva leva su qualcosa, era qualcosa che era veramente presente in me. Io la miglioravo e quindi lui mi avrebbe accettato successivamente. Questo era un po' il ragionamento che facevo quando ero dentro la relazione. Insomma, io la convivenza con lui me la ricordo ancora come un'esperienza positiva, devo essere sincera, nonostante mi abbia veramente fatto sanguinare gli occhi a un certo punto, perché
ore e ore di litigate in cui io parlavo, piangevo, mi disperavo, passavo da un punto all'altro di una stanza e lui immobile che mi fissava in silenzio. In silenzio, non proferiva una parola se non ogni tanto per rispondere con qualcosa attinente a quello che dicevo, sempre molto vago, o hai finito, ce l'hai ancora per molto, che sono tutti atteggiamenti che se tu hai una base di insicurezza tua, automaticamente ti fanno andare a pensare che se lui si sta comportando così male è perché tu stai facendo qualcosa di estremamente sbagliato. Io mi ricordo che mi ha invalidato compleanni, Natali, dove, cioè io generalmente poi sono una persona abbastanza solare, ho voglia di divertirmi, ho voglia di stare cioè, faccio parte di una cerchia sociale, ho amici da tanti anni, mi piacciono le festività, mi piace fare festa in generale con le persone e mi ricordo che con lui questa cosa non era possibile perché lui non ne aveva mai voglia. Era come se fosse una sorta di lupo solitario, sempre chiuso nella stanza. Io mi ricordo che quando vivevamo insieme, mangiavamo, chiacchieravamo così a cena, del più del meno, anche passando magari dei momenti veramente piacevoli. E poi ognuno per la sua strada, chi a guardarsi la TV, chi in camera a giocare o a studiare o fare, eccetera. Erano poche le sere in cui, diciamo, nell'arco della settimana in cui effettivamente magari ci guardavamo un film, una cosa insieme. Però io in quel momento, siccome anch'io sono una persona che ama l'individualità, la vivevo come una cosa abbastanza normale, non era grave. Però mi sono resa conto poi nel tempo che effettivamente le esperienze passate insieme a questa persona, reali non sono tante. E me le ricordo così bene, con così grande piacere, perché quando accadevano, che magari andavamo a farci una gita fuori porta o una passeggiata da qualche parte, era un evento rarissimo e io scodinzolavo per la felicità, perché appunto non capitava quasi mai. Quindi quando lui mi concedeva questa cosa, io ero felicissima, quindi io associo tuttora quel ricordo a quel momento, a quella persona con grandissima felicità, nonostante probabilmente in quel momento noi stavamo vivendo e percependo la relazione in maniera completamente diversa. Io ero all'ennesima potenza della felicità e lui invece magari era in modalità te lo concedo perché sennò poi mi viene a rompere le scatole se non lo faccio. Quindi a un certo punto mi sono iniziato a domandare se era cattivo o se era buono, e siccome io questa, diciamocelo, di mia natura, e tuttora faccio fatica con questa cosa, tendo a, come si dice, a soddisfare le esigenze prima degli altri che mie. Quando lo vedevo in modalità cattiva o in modalità in mood nero, cercavo di farmi in quattro per farlo felice, senza rendermi conto che in realtà poi stavo togliendo tantissima energia a me stessa e alle mie cose. E ho fatto una delle cose per cui ancora non mi perdono tanto, perché in quell'occasione io ho deciso di acquistare un appartamento, tra l'altro di fronte all'appartamento in cui vivevamo noi in affitto, quindi io tuttora tutte le mattine mi sveglio e vedo quell'appartamento lì. Ho acquistato insomma questo appartamento con l'idea di passarci la vita insieme a lui, ma una parte di me stava anche valutando la possibilità che questo acquisto significasse in un certo senso un salvagente, una via d'uscita, perché stavo iniziando a percepire che le cose stavano andando troppo, troppo male
e che quel futuro che lui mi diceva di volere con me non si sarebbe avverato. Tant'è vero che quando io ho comprato questa casa, questo acquisto, che ovviamente lui non si è minimamente preoccupato di dirmi aspetta un attimo, vediamo perché la vorrei comprare anch'io, la vorrei comprare insieme a te, anzi, semmai mi diceva sono fatti tuoi, veditela te, la casa è la tua, io non devo venire a vedere le case con te, i mobili, se magari gli chiedevo dei consigli, vedi te. Giusto ogni tanto faceva qualche commento, qualche cosa, mi aiutò con la progettazione degli spazi perché lui sapeva usare un programma in 3D, ma penso l'abbia fatto semplicemente perché sapeva usare il programma in 3D e quindi doveva in qualche modo approvvigionarsi di questa energia che gli dava il fatto che lui sapesse usare questo programma e io no, probabilmente. E, alla fine, quando ci siamo trasferiti in questa casa nuova, lui ha manifestato tutta la sua insoddisfazione dicendomi appunto che non se la sentiva che era casa sua, che gli avevo scombinato l'equilibrio, che voglio dire non sono cose che si dicono a una persona che ami e con la quale stai costruendo un futuro, perché per quanto mi riguarda, pure sotto a una capanna, ma se ti amo indipendentemente, cioè poi voglio dire, non è che ti ho comprato un buco o ti sto dicendo, non so, dovremmo passare tutta la vita qua dentro, anzi, era un momento per fare un investimento anche sull'immobile, perché in quel momento era anche un buon momento per, insomma, per fare questo tipo di acquisto e l'avrei vista soltanto come una, come si dice, una crescita personale, cioè un motivo di orgoglio, cioè se la tua compagna può permettersi di fare una cosa del genere. In realtà questa cosa poi ha creato dello scompiglio in generale perché io sono stata invitata a passare l'estate con la sua famiglia, lui ha i genitori separati, quindi con la mamma, la sorella e il compagno della sorella e durante una cena pure la madre, che in realtà mi adorava e almeno apparentemente mi adorava, ha tirato fuori questo tema dell'acquisto della casa per creare appunto un litigio accusandomi del fatto che me la sono potuta permettere. Io ho preso il mutuo, però me la sono potuta permettere soltanto perché i miei genitori, che hanno delle belle pensioni, ci ho tenuto a specificare, mi hanno potuto dare un anticipo. E io, ma un litigio forte, cioè lei si è proprio innervosita su questa cosa. Io la invitai a non parlare di questa cosa perché appunto era una questione personale. E purtroppo da lì in poi, questo succedeva ai primissimi giorni della vacanza, da lì in poi tutta la vacanza si è compromessa. I figli che erano d'accordo con noi, perché poi se la prese anche col compagno della sorella, che inizialmente in un primo momento erano d'accordo con noi sul fatto che comunque si fosse comportata male, in realtà poi nei mesi successivi questo episodio è servito per triangolazioni incredibili proprio dove la Quindi madre... invece la mamma, la suocera, diciamo, Mhm. potenziale suocera, invece di congratularsi con te, invece ha trovato motivo di criticare questo tuo progetto, questa tua decisione di prendere casa. Assolutamente sì, per poi farlo a distanza di un anno con i figli in realtà, perché poi ho saputo che ha aiutato insieme all'ex marito entrambi i figli a comprare casa. Quindi questo a dimostrazione di quanto in realtà non fosse il fatto in sé per sé dell'acquisto della casa, ma quanto il fatto che forse in quel momento loro non ci avevano pensato e quindi stavano sentendo un po' da meno.
E quanto è durata, Tiziana, la relazione? La relazione, la convivenza, 1 anno e mezzo circa, più l'anno precedente di cui ho parlato, e 1 anno fino a qualche mese fa di avanti e indietro poi. Quindi Lui, 2 anni, diciamo in tutto, più o meno 2 anni e mezzo? no, quasi 4 in realtà. Ah, 4, ok. Lui è più grande di te, quindi da come ho Sì, capito? sì, c'ha 38 anni. Eh, quindi diciamo più maturo. Sì, si dovrebbe. Dovrebbe, ma non è molto. E La tra l'altro è cosa. una cosa che non ho detto subito perché io ti vedo, ma poi effettivamente non ho sempre presente che poi ci sarà la schermatura, cioè anche la presenza sarebbe bella da vedere perché sei anche una bella ragazza. Grazie, grazie E mille. quindi voglio dire, tra tante qualità, ecco anche per dire che questi uomini, insomma, a volte verrebbe da dire ci fanno, al di là della patologia che in questi casi c'è, ma insomma, ci sono, ci fanno. Io ci tengo infatti in particolar modo perché forse il mio caso, non so, lei poi ne avrà sentite tante, però il mio caso si conclude con avanti e indietro vari seguiti da terapia di coppia proposta da lui, che poi lui stesso ha interrotto, e se n'è andato via di casa, è andato insomma, tutti questi avanti e indietro con cicli che erano sempre più brevi, sempre più brevi, sempre più brevi. Ovviamente, cioè, qui ci sarebbe, è doveroso dire che ci facevi tu a tornarci sempre insieme, è vero, però in quel momento io magari presa dall'amore, presa dal dispiacere che se n'era andato, il fatto che tornava per me era, cioè adesso se domani dovesse tornare lo mando a stendere, come si suol dire, però ehm, proprio recentemente lui è tornato, mi ha chiesto di fare quest'ultimo tentativo, mi ha mandato una lettera, una mail dove mi scriveva per filo e per segno tutte le cose che voleva sistemare, in risposta ad una mia dove gli mettevo delle condizioni, cioè se non si aggiusta questa cosa non se ne va da nessuna parte, e quindi io ho monitorato un po' la situazione. Quando lui si è reso conto, perché poi ha iniziato con le solite provocazioni, perché era un classico suo attaccarsi a una sciocchezza per poi andare nel silenzio, dal silenzio magari scattava il mio che è successo, vuoi parlarne, e da lì altre provocazioni su provocazioni su provocazioni, non considerando il fatto che io però sono in terapia ormai da quasi 3 anni e quindi sto facendo un percorso su me stessa e sono seguita anche da amici che insomma sono al corrente della situazione e mi sto iniziando a rendere conto di tante cose. Quindi quando io mi ritrovo di fronte a una persona che continua la lite e la provocazione, nonostante le mie risposte siano posso fare qualcosa per migliorare la situazione? Se vuoi ci sentiamo più tardi, forse è il caso che rimandiamo questa conversazione a un altro momento. Quindi non si ritrovava più di fronte una persona che come prima lo rincorreva per avere una conversazione, ma era piuttosto ok, ti lascio i tuoi spazi e come vuoi. Lui in questa circostanza, nel giro di 2 settimane dalla mail in cui appunto mi scriveva faremo questo, andremo di nuovo a vivere insieme, eccetera, 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 quindi qua proprio l'esploit della patologia, addirittura io devo andare dallo psicologo e adesso mi informo, poi mi chiamava e mi diceva mi mandi qualche contatto, perché ovviamente ero io che glielo dovevo mandare, lui non si poteva cercare da solo. E, addirittura aveva ripreso il rapporto con la figlia, quindi era tutto contento del fatto che qua fa aperta una mega parentesi perché anche qui alla soglia dei 40 anni una personalità del genere che non si è mai filato di striscio la figlia e poi tutto insieme, siccome la causa gli va più o meno bene, inizia un rapporto continuativo con la figlia, è perché semplicemente ha paura di invecchiare da solo.
perché si è reso conto che non riesce ad avere, perché poi in realtà è una persona, cioè ora al di là della patologia sono esseri umani, quindi hanno delle inclinazioni, delle cose che gli piacciono di più, di meno, eccetera. E io effettivamente rappresentavo per lui la donna ideale dal punto di vista del guscio, quello che ci piace, i film, le serie, cioè, insomma, tutte le cose che un po' più superficiali in un certo senso. Quindi lui voleva effettivamente, io credo che lui volesse riprovarci, ma è arrivato a dirmi io non ce la faccio, cioè non riesco. Questa è stata una grandissima soddisfazione per me perché lui mi ha detto: io questa volta non so neanche più a cosa aggrapparmi per dirti che hai sbagliato tu qualcosa perché sei stata impeccabile, ma io quando non ci sei ti voglio, quando invece tu ci sei ti disprezzo, anche se non hai fatto niente. Di Mm. fronte a una persona che ti dice una cosa del genere, non puoi far starci male, puoi soltanto dispiacerti per lui, perché è palesemente una persona che non vivrà mai un'esistenza decente. Mentre io ho la possibilità di rinnamorarmi, di avere dei figli e di passare una vita finalmente, mi auguro, dignitosa, lui no. E qua a me mi è scattato, proprio mi ha fatto click la testa e ho capito che non ho neanche, cioè quello che ho amato di lui è un ricordo lontano di quei 6 mesi di convivenza che erano andati bene, ma in realtà quella coppia non è mai esistita, essenzialmente. E una persona che ti dice poi determinate cose, perché io a un certo punto mi ricordo che durante la telefonata gli dissi, perdonami, ma io a volte ho la sensazione che tu pensi, ma che ci stai a fare, che ci sta a fare una come te con me? E lui mi ha risposto, esatto, io non so, non riesco a capire tu come fai a stare con uno come me. Gli ho detto perché al di là delle tue problematiche mi faceva piacere scoprire questo, cioè avere un percorso di vita insieme a te, ma se tu mi dici che tu stai così e non vuoi neanche andare in terapia, perché poi lì ha iniziato a dirmi quella mail non era una Bibbia, io in terapia non ci voglio andare, la terapia di coppia non la faremo mai più. Insomma, tutta una serie di cose. Tant'è vero che io a un certo punto ho provato a fare anche leva dicendogli tu adesso ti sei riavvicinato a tua figlia, hai quindi una figlia adolescente femmina, ma ti piacerebbe sapere che tra qualche anno c'è un uomo che le dice queste cose? E lui mi ha dato una risposta che mi rispose, io non lo so, quello che posso pensare è che è abbastanza intelligente per capire quando dire basta. Per cui lì praticamente stava cercando di dirmi che lui era pazzo, ma io ero più pazza di lei, di lui ad andargli a continuargli ad andare dietro e quindi gli ho creduto e l'ho lasciato andare semplicemente perché effettivamente non c'era più niente da fare. La ciliegina sulla torta è stata che ho avuto un ritardo, che quindi da una parte per me era anche quasi una bella notizia. La cosa assurda è che ho fatto un test di gravidanza che è risultato positivo e quindi ho avuto diciamo, questo weekend di immobilismo quasi, mi sono pietrificata senza sapere più che cosa dovevo fare, se chiamarlo o non chiamarlo, alla fine l'ho chiamato e gliel'ho detto, in attesa di fare poi, perché era domenica, l'indomani le analisi del sangue per avere la certezza assoluta di questa cosa. Ma da una parte c'era una parte di me che era felice di questa notizia, quindi quasi ancora quel briciolo di speranza che dicendoglielo lui avrebbe in qualche modo detto vabbè dai proviamoci, eccetera. Lui mi rispose, quando gli dissi, insomma, domani vado a fare le analisi del sangue, e lui mi rispose, e se sono positive pure quelle, che cosa farai? Che cosa intendi fare? Ho detto, beh, se tu vuoi lasciare assolutamente chiuso a ogni porta, non vuoi neanche parlarne,
io non è che mi condanno la vita e né tantomeno la condanno a una persona che nasce per avere un padre come questo, insomma. E lui mi rispose, ok, e quindi andresti a interrompere la gravidanza? E ho fatto, sì, in teoria la logica vorrebbe questo. Ah, e io come faccio ad avere la certezza che tu interrompi la gravidanza? Quindi a questa affermazione Certo, sì. è Non uscita, ci sono commenti, ecco, no, nemmeno da fare. è uscita fuori proprio tutta la rabbia che avevo tenuto e gli ho detto tutto quello che pensavo su di lui nel giro di, penso, una manciata di secondi, proprio dallo schifo che provavo in assoluto, ringraziando Dio. È stato un falso positivo, che poi è molto strano perché di solito sono i falsi negativi, non i falsi positivi. E quindi in realtà facendo le analisi del sangue poi risultò negativo, un sollievo, se prima in realtà avevo quel minimo, in realtà poi dopo un sollievo perché non avrei mai potuto portare avanti una situazione del genere e lui ehm, a distanza di qualche giorno, io gli scrissi un messaggio appunto dicendogli io a te ci tenevo veramente, però questo non mi ha salvata dal fatto di essere trattata veramente come l'ultimo scarto dell'umanità. E lui mi rispose, beh, no, e qui è importante perché io gli dissi poi, ti meriteresti che io rovinassi la vita a te, visto che comunque le carte in regola per farlo le avrei anche. E lui là si sentì in obbligo a rispondermi immediatamente, ah no, guarda, scusa per l'altra volta se sono stato un po' distaccato, ma ero nel panico. Io in tutto questo ancora non gli avevo detto che l'esame del sangue era negativo e parlando, diciamo, quando lui mi scrisse questa mail, gli risposi via messaggi, anche se cioè, l'avevo bloccato, quindi l'ho sbloccato e gli ho scritto, voglio sapere solo perché. E lui mi ha risposto, io non potrò mai essere la persona che tu mi chiedi di essere. Quindi questo presuppone il fatto che comunque io gli abbia chiesto di essere quel tipo di persona, non che lui ci si sia praticamente venduto e poi ha omesso tutto, cioè, diciamo, tutta la falsità che c'era indietro. E in più è uscito fuori ancora di più la sua personalità perché io a un certo punto gli ho detto potevi evitarlo questa volta, questo ennesimo riaggancio che è soltanto una coccola all'ego. E lui mi disse: Qui la colpa è di entrambi. Ho detto: Guarda, come fai a dire una cosa del genere? Sì, sì, va premesso che lui ancora non sapeva se era positivo o negativo, quindi in tutto questo stavamo ancora Sì. riparlando di lui per l'ennesima volta, non è che stiamo parlando della situazione. E lui mi ha risposto: a seconda di quello che tu dici di provare nei miei confronti, quindi mettendo in discussione il fatto che io potessi provare effettivamente dei sentimenti, mi dispiace tanto, ma diciamo il rischio che sapevi di correre riavendo a che fare con me, lo sapevi qual era. Cioè, E quindi non, quindi insomma è sempre colpa tua, ecco. sì, no, ma lui ha Hai sempre preso qui. proiettato, lui ha sempre proiettato, se Eh, all'inizio, nella fase iniziale, i primi anni di conoscenza era tu mi tradisci, perché probabilmente lo faceva lui, no, poi è diventato tu sei instabile, quando quello instabile era lui, e adesso la colpa era mia perché lui era pazzo, ma io ero più pazza di lui a starci ancora insieme. E quindi poi alla fine adesso io gli auguro il meglio perché ovviamente non gli auguro, ha fatto parte della mia vita in ogni caso, è una persona importante, se no non ci avrei passato 4 anni di lotte. Ritengo che si è fatto tanto male a non cogliere l'occasione, questa esperienza che ha avuto con me, non l'ha colta come un'occasione di crescita personale e quindi purtroppo io non posso aiutarlo in questo. Mi dispiace. Questa penso sia la chiusura che merita questa chiacchierata. sì.
Senti, il futuro come lo vedi? C'è qualcosa all'orizzonte? Allora, io mi sono rimessa in gioco, faccio difficoltà perché comunque faccio difficoltà a fidarmi degli uomini, non ne sento essenzialmente la necessità, sono molto concentrata su me stessa e credo che questo sia fondamentale quando si esce da una relazione di questo genere. Mi sono resa conto che avevo trascurato tantissimo il mio lavoro perché io poi ho la partita IVA, per cui sono una freelance e devo pensare a me stessa da sola, non ho, diciamo, un'azienda alle mie spalle. E avevo troppo trascurato questo aspetto, così come avevo trascurato il mio sport, così come avevo trascurato chi è anziana. E, e niente, quindi sto cercando di prendermi cura di me stessa e sto cercando di andare avanti senza pensare più a quello che è successo indietro. Quando mi capita, perché come dicevo, appunto, io mi affaccio dal balcone e vedo il nostro vecchio appartamento, vedo il nostro vecchio ingresso di casa. Ovviamente il pensiero mi va a lui, mi capitano anche delle situazioni ambigue in cui tante volte tanti segni durante la giornata mi ricordano lui, ma me lo ricordo con un altro tipo di approccio rispetto a prima, non è malinconico, è più un dispiacere che ovviamente è impossibile non provare di fronte a una cosa del genere. Cerco di non vedere, ecco, quella cosa importante che spero sia di aiuto. Ho imparato a capire cosa mi fa male e a starne alla larga, per cui anche cercarlo sui social, vedere cosa fa, cosa non fa, è una cosa che non fa più parte dei miei interessi. Pertanto sto cercando di concentrarmi un po' di più su quello che è il futuro o il presente, ancora meglio, che forse mi ci sono concentrata troppo poco. Beh, poi ecco, tu sei una creativa e questo è di grande aiuto. Sì, assolutamente. Diciamo, le giornate non sono sufficienti per far entrare tutte le cose che mi sono messa da fare. È importantissimo, credo, perché passare le giornate poi a soffocare nel proprio dolore e non uscirne perché appunto ci si sente addolorati, cosa che ho passato ovviamente, non serve a niente. Non serve a niente, bisogna forzarsi tantissimo di fare qualcosa per se stessi e poi si raccolgono comunque i frutti di questo sforzo, non c'è niente da dire su questo. Certo. Sì, mi piace ecco, anche questo aspetto creativo perché appunto questa professione ti aiuta sicuramente molto. Sì, ma basta poco, basta, si può, anche chi non ha una mente creativa in realtà, basta che si segna in palestra oppure si segna un corso che non sa fare o esce, magari frequenta più assiduamente una persona. L'importante, ecco, io una cosa che ho notato, visto che esco da una situazione in cui io non mi vedevo vista, non mi sentivo ascoltata e non mi sentivo percepita come persona, è stato quello di staccare un attimo la presa dalle altre persone, perché fin tanto che io continuavo ad alimentare l'esigenza di farmi convalidare dagli altri, perché poi questa cosa lui me la diceva sempre, che ne so, io gli dicevo, ma ti piaccio? Ma che te lo devo dire io che sei bella? Ha fatto, vabbè, cioè, se me lo dici ogni tanto, no, perché queste sono delle conferme che tu vuoi. Allora, dare conferme ogni tanto non è sbagliato, ma pretenderle assolutamente sì, questo è sbagliato. E chiederle a... Io mi ero resa conto poi che non importava tanto che fosse lui, l'importante era che qualcuno convalidasse quello che io pensavo. Quando esci da questo meccanismo e riesci a darti da sola, non sempre ovviamente perché tante volte l'insicurezza riemerge, però riesci a darti da sola la possibilità di sbagliare, di non sentirti giudicata, di fare la cosa giusta e darti la pacca sulla spalla da sola, a quel punto ti senti realizzato e non ti serve neanche nessuno. Io me ne sono resa conto proprio dal fatto che
se prima avevo l'esigenza di magari mandare il messaggino all'amica o di sfogarmi, parlare di lui, adesso non la sento più questa esigenza, riesco a stare anche intere settimane senza, non dico senza sentire nessuno, però io magari le persone le sento per lavoro o per esigenze importanti, ma non per parlare di argomenti appunto tossici come la mia vecchia relazione e stare nel mio col cane, ho un Sì, cagnolino. infatti avevo Sì, intravisto la coda, sì, volevo sì, dirlo. è passato adesso. Sì. E scendi, Che bello. scendi, scendi. Che bello. E, è questo, insomma, bisogna bastarsi, perché altrimenti si continuerà a perpetuare. Mi è capitato, infatti, poi di conoscere un altro narcisista, ma l'ho percepito immediatamente e allontanato. Questo penso che sia la cosa più importante di tutte, perché quando risuoni con quel tipo di energia dove se la persona che hai di fronte percepisce il fatto che tu sei affamato di attenzioni e di voglia di essere amato, è un attimo che rifinisce in una relazione come la precedente, per cui tanto meglio stare da soli, insomma, che non si muore da soli. No, no, certo, meglio soli che male Che male accompagnati, si accompagnati, dice. infatti, Assolutamente. I detti popolari hanno la loro saggezza. assolutamente. E poi appunto non ti manca sicuramente il modo, la fantasia, l'immaginazione, insomma, per riempire le tue giornate. No, assolutamente, assolutamente no. Poi facendo uno sport da tanti anni è diventato quasi un lavoro, quindi Tra è come l'altro avere un doppio lavoro. tra l'altro c'è anche questo, quindi Sì, no, ma l'importante è avere degli obiettivi, che sia anche prendersi cura, sì, degli altri, sì, se lo si vuole, ma tra gli altri ci deve essere anche la cura di se stessi. Io, per esempio, sono appassionata, questo a proposito di creatività, sono appassionata di ceramiche, faccio delle ceramiche e quest'anno ho deciso di regalarle a Natale ai miei cari, alle persone a cui voglio bene, per cui sì, bello eh, anche questo, bellissimo. passi il tempo, ti diverti e poi hai anche la soddisfazione di vedere la contentezza magari di qualcuno che da te non se l'aspetta neanche il regalo di Natale, perché non è detto, magari un amico col quale non ti ci scambi mai i regali neanche per i compleanni, però a Natale gli fai questo regalo Cioè, perché ti andava di fare la ceramica e non lo fai con un secondo fine, perché questo poi tante volte anche uscire dal meccanismo, io su tanti aspetti, adesso per esempio, quando ho pensato a quest'idea dei regali, mi è tornata in mente la questione che lui non gli piaceva quando gli facevo i regali perché pensava che poi io lo volessi in qualche modo intortare e rivolessi qualcosa indietro. Quindi questa cosa poi mi viene un po' automatica di pensarla degli altri, non è che poi magari quello pensa che io gli voglio. E poi a un certo punto devi anche dire, vabbè, chi se ne frega di quello che pensa perché io l'ho fatto per altri motivi, quindi questo è, cioè, non importa cosa pensa lui. sì. Tiziana, io ti ringrazio tantissimo. E se ci Grazie a sarà te, altre occasioni, volentieri, assolutamente. insomma, dammi notizie. E, insomma, io ti abbraccio fortissimo. Grazie, anche io mando un abbraccio soprattutto a tutte le persone che seguono il canale. Io sono sempre lì che ogni tanto commento. Sì, sì, beh, bellissimo. Questo mi fa enorme piacere. Qual è il tuo nick? Si può dire? Non so se si può YouTube. Non me lo ricordo in realtà, Ah, vabbè, ok. però perché YouTube l'ho aperto che praticamente ero adolescente, quindi non mi ricordo Ah, ok, assolutamente ok, come... d'accordo. Va bene. Però eventualmente la Faccio- prossima volta lo scrivo tra i commenti che sono io, insomma. D'accordo. Beh, se vuoi partecipare alla chat, ecco così come Assolutamente, volentieri. piacere. Allora, ti abbraccio fortissimo, Grazie, Tiziana, e buona serata. grazie, buona serata. E un augurio per tutto, ma comunque ci manteniamo, insomma, ci teniamo in contatto. Assolutamente.
Grazie Va mille. bene, grazie, Buona grazie. serata. Ciao, ciao, ciao Tiziana. Ciao.